Sapete che a volte un errore di stampa o nel disegno di un francobollo può fare una grande differenza? In questo video sul mondo del collezionismo parleremo proprio di questo, di errori nei francobolli. A volte si tratta di francobolli rari e costosi, altre volte no, ma di sicuro c'è sempre comunque qualcosa che non va. E in questo video vedremo 3 esempi eclatanti. E per farlo useremo la grande miniera d'oro che è Del Camp, il marketplace dei collezionisti. Pronti a seguirmi in questo video? Partiamo! Le trasmissioni televisive in Italia iniziarono il 25 febbraio 1954 e lo Stato celebrò l'evento con l'emissione di 2 francobolli da 25 e 60 lire, con un televisore in primo piano e una cartina dell'Italia. La sagoma dell'Italia è però sbagliata perché comprende anche l'Istria che apparteneva alla Jugoslavia già dal 1947. Le poste non ritirarono dalla circolazione questi francobolli, ma spesso la corrispondenza indirizzata in Jugoslavia e affrancata con questi francobolli tornava indietro al mittente. Di questi francobolli su Del Camp ne trovate a decine, ma fate attenzione soprattutto al valore da 60 lire viaggiato su corrispondenza. Si tratta sempre di lettere molto interessanti. Dall'1 all'11 settembre 1994 l'Italia ospitò i campionati mondiali di nuoto. Il 2 maggio lo Stato decise di rendere omaggio a questo grande evento sportivo con l'emissione di 2 francobolli. Il valore da 750 lire però contiene un errore abbastanza evidente. Nella pallanuoto, infatti, in base al regolamento, gli atleti della squadra che gioca in casa devono indossare una calottina bianca, mentre gli atleti della squadra ospite una calottina blu. Unica eccezione i portieri di entrambe le squadre, che devono indossare una calottina rossa, obbligatoriamente con il numero 1, e i portieri di riserva, sempre una calottina rossa, con il numero 1A o 13. È pertanto impossibile che un giocatore di pallanuoto possa indossare una calottina rossa con il numero 9, così come mostrato nel francobollo. E su Del Camp, esemplari in vendita di questo francobollo ne trovi a decine. Infine, l'errore degli errori, il Gronchi Rosa. In realtà il Gronchi Rosa non è un francobollo raro, tanto meno costoso, è sicuramente il più conosciuto, questo sì. Ma come nasce il Gronchi Rosa? Il 3 aprile 1961 venne emessa una serie di 3 francobolli per celebrare il viaggio del presidente Giovanni Gronchi in Perù, Argentina e Uruguay. Nel pomeriggio arrivò una vibrante protesta da parte dell'ambasciata peruviana. I confini del francobollo da 205 lire erano sbagliati. Le autorità italiane bloccarono la vendita del francobollo già dal 4 aprile mattina. Al poligrafico si lavorava già invece alla realizzazione del francobollo con i confini corretti, verrà stampato in grigio. Nel frattempo però erano stati già venduti 79.625 francobolli con i confini sbagliati, molti dei quali però vennero ricoperti con il francobollo corretto sugli aerogrammi che viaggiavano con il volo presidenziale. Il resto dei francobolli sbagliati venne distrutto. Occhi ai falsi. Più un francobollo è raro e ricercato, più viene falsificato, ma Del Camp è molto impegnata nella lotta contro i falsi. Controllate sempre da chi acquistate, fidatevi dei venditori di lungo corso, che hanno tante valutazioni positive, e acquistate i pezzi con perizie e certificati. Ecco qua, visto? In alcuni casi, i primi 2 si tratta di francobolli di pochi centesimi di valore, nel terzo caso il Gronchi Rosa di qualche centinaio d'euro, eppure hanno tutti un unico comune denominatore, presentano degli errori. Ce ne sono tantissimi su Del Camp ed è davvero bello e stimolante collezionarli tutti. E tu chi aspetti a cercare i francobolli con gli errori? Su Del Camp li trovi tutti, sai? Prova! Usa il nostro motore di ricerca, rimarrai sorpreso da quanti francobolli riuscirai a trovare. Allora alla prossima con un nuovo episodio sul mondo del collezionismo.